Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Quest'oggi un caro amico ci ha fatto un bellissimo regalo e quindi io lo andrò ad utilizzare per fare due preparazioni. Ciao amico del palombaro, lui che dirà. Questi sono, scusate, è polpa di cinghiale fatta a pezzetti. Adesso io andrò a fare la marinata, ma a modo mio, non è la marinata originale, no, è a modo mio. Allora, intanto divido la ciccia, perché una parte la andrò a utilizzare per fare un ragù e l'altra... È un segreto. Eh? E l'altra è un segreto. Come l'altro è un segreto? Perché? Perché è un segreto? Per loro. Ma no! Questa è la ricetta dello spezzatino di cinghiale. Adesso che ricetta stiamo facendo? Quella dello spezzatino di cinghiale. Non ci siamo capiti, eh? No. Vabbè. Ti sei espressa male. Come al solito. Esatto. Ovviamente Ma sono contento di vedere che sei d'accordo con me. Sbaglio sempre io. Ok. Allora, sì, direi che ci siamo quasi. Oppala, ecco qui. Questo lo utilizzerò per l'altra ricetta e adesso andrò ad iniziare con questa. Che cosa bisogna fare? Bisogna semplicemente mettere del vino rosso e noi utilizziamo quello che ci ha dato gentilmente Casa Ruggeri. Casa Ruggeri. È un vino che fanno loro, devo dire molto profumato. Sembra quasi dolciastro all'odore. Io sono astemia, però mi piace molto sentire l'odore dei vini. Se vi capita... Sembra un marsalato, per l'esattezza. Se vi capita di passare in zona, andate a pranzo o quando si potrà a cena a Casa Ruggeri. È un ristorante fantastico. Cenerete o pranzerete con una vista mozzafiato. Quindi, detto ciò, e vi posso assicurare che è molto molto bello, metto mezza bottiglia di vino, quindi più o meno mezzo litro, dipende dalla quantità che avete nelle bottiglie. Questa più o meno un litro, e quindi metto un goccino di aceto, diciamo mezzo bicchiere, non di più, dell'auro. Ne utilizzo, ecco, 4 foglie grandi per questa marinata qua, le spezzetto per far fuoriuscire gli oli essenziali e 4 foglie per l'altra, così, quindi queste a parte. Poi prendo un coltello e pulisco carota, cipolla e sedano e ci rivediamo qua tra un attimo. Ecco qua, abbiamo pulito carote, sedano e cipolla e a questo punto vado a mescolare in maniera che faccio penetrare il vino e l'aceto in tutta la polpa e poi giro anche le verdure che vanno in mezzo alla carne e vanno a far prendere il loro sapore. Ora metto del pepe in grani abbondante, una bella manciata, così Dà ancora più sapore. Esattamente. Perché comunque il sapore del cinghiale è forte. Esatto. Quindi io voglio un pochino smorzarlo. Ok. Guardate che bel colore che ha preso. Sì. Questo vino, devo dire, mi piace molto, sia il sapore, l'odore che mi piace anche il colore. Allora, adesso mettiamo la pellicola, che ovviamente io non trovo. Sicuramente ci avrà pensato mia nipote, perché voi dovete sapere che lei mi apre i cassetti e fa sparire cose. E allora mettiamo la carta argentata, tanto comunque non va a contatto con niente, quindi può andare bene anche questo. L'importante è che rimane coperto in un posto fresco, come può essere il frigorifero, ma visto che noi scusate il rumore, ma visto che noi posto al frigo non l'abbiamo, la mettiamo nella nostra stanza frigorifero dove abbiamo già l'onza e caciocavalli. Perfetto. Ok?
Quanto tempo deve stare? Almeno 24 ore. Quindi ci rivediamo direttamente domani. Eccoci qua, sono passate le nostre 24 ore abbondanti e questo è il nostro cinghiale. Adesso io lo andrò a mettere in questa bellissima pentola aggiungendo ovviamente abbondante olio. Buono, mi raccomando. Noi usiamo sempre l'olio caro. Sì, l'olio caro fa la differenza. Perché è veramente molto buono e anche molto delicato e si presta per qualsiasi preparazione. Sì. Ok, ne mettiamo un bel po'. Calcolate un mezzo bicchiere abbondante. Io vi metto le informazioni per contattare anche il gruppo caro, perché è un olio che, ripeto, fa la differenza. È vero. E a questo punto metto gli odori, ecco, li recupero direttamente. Perché questi servono. E però pesciamo tutto. No, No? no, no. Poi sciacquo pezzetto per pezzetto perché io, se ti ricordi bene, ho messo tantissimo pepe. Sì. Ecco, un po' va bene, ma poi dopo diventa troppo piccante. E allora sciacquiamo tutto e ci vediamo. Sì, le sciacquo nel vino, non è che lo sciacquo Sì, no, sotto certo, l'acqua. certo. Ok? E quindi ci vediamo sul fuoco. Questa pentola è proprio bella. È perfetta per fare queste preparazioni selvatiche, diciamo, ecco. È vero, è vero. E a che punto siamo arrivati a tavola con Silvia? Allora, a questo punto siamo arrivati al punto in cui facciamo sobbollire un altro pochino senza il coperchio, in maniera che evapora anche tutto il vino che stava nella marinata. Poi aggiungiamo o brodo o acqua, dipende, almeno 1 litro. Lo mettiamo al minimo, lo copriamo con il coperchio e lo lasciamo così per almeno 1 ora e mezza. Tu cosa metterai? Vino o... Io metterò acqua. Acqua, perfetto. Quindi ci vediamo tra 1 ora e mezza. Ci vediamo tra 1 ora e mezza. A dopo. A dopo. Allora, è circa mezz'ora che questo spezzatino meraviglioso Che odore. è sul fuoco. Lasciamo ancora le verdure per 1 oretta, ma mettiamo finalmente il sale. Metto una bella presa di sale, così. Nella marinata non l'avevo messa e quindi adesso lo lasciamo qua a fuoco bassissimo per 2 ore abbondanti, coperto ovviamente. Abbassiamo il fuoco e ci rivediamo domani. Eccoci qua, siamo pronti e adesso andiamo a aprire il pentolone e voilà! Wow, che bello! E poi guardate quanto è morbido. Aspettate un attimo che prendo la forchetta. Che Vi meraviglia! faccio vedere, guardate, si taglia con un grissino. Veramente è una forchetta. Però. Ah, è vero, una forchetta. Aspetta che te ne volevo prendere un pezzetto, ma io ho il pentolone, ecco, il coperchione. Guarda che scotta, amore. È buono? Ti piace? È buonissimo. Complimenti al nostro amico, guardate che bella scarpetta che viene là dentro poi dopo. Eh sì. Ragazzi, noi andiamo a mangiare. E che dirvi? Ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.